Buongiorno ragazzi, benvenuti a questo primo vlog sulla mia giornata tipo. Come vedete mi sono appena svegliato. Allora, vi faccio vedere subito cosa mi mangio per colazione. Allora, vi premetto che io sono celiaco, quindi mangerò dei biscotti celiaci della Share. Aspettate che giro la videocamera. Mangerò questi biscotti questa mattina. Sono biscotti al cioccolato con ripieno all'arancia. Eccoli qua, sono 150 grammi, più o meno ne mangerò un etto e qualcosa, e 200 ml di zucca alla vera. Questo, diciamo, è uno dei modi in cui generalmente mi avvio per l'allenamentone della giornata, insomma. Ok ragazzi, sono già in palestra, sono le 9:30, ho appena finito il riscaldamento, anche ho preso un bel caffè per svegliarmi. Allora, l'allenamento di oggi durerà complessivamente 8 ore e saranno divise in due sessioni: 3 ore la mattina, quindi fino a mezzogiorno e mezza, e 5 ore questo pomeriggio, dalle 3:30 alle 8:30. Il primo esercizio con cui inizierò la scheda questa mattina è il sissy squat a una gamba, che sono veramente vicinissimo a chiudere, e lunedì infatti mi ci sono fatto praticamente 2 ore di seguito di tentativi. Prima un'ora, poi mi sono riposato e poi l'ho fatto un'altra oretta, ed è stato il motivo per cui poi sono stato in preda dei DOMS lancinanti al quadricipite, quindi mercoledì l'ho saltato, oggi ci riprovo. È un esercizio in cui ancora devo capire bene quale sia il metodo migliore per arrivare poi a provarlo, però appunto userò sempre la mia tipologia dell'assistenza e della zavorra simultaneamente. Prima tenevo gli elastici davanti a me e mettevo parecchia zavorra, anche 50 kg. Poi sono passato a farlo semplicemente assistito con una mano su un supporto. Adesso sto facendo di nuovo così, ma con la mano su un elastico, cercando pian piano di aggiungere peso in quel modo. Tuttavia lo tengo in questo caso solo come un esercizio di riscaldamento, perché considero il vero esercizio zavorrato per avvicinarmi al sissy squat semplicemente le negative più zavorrate possibili. Quindi adesso inizierò a scaldarmi con l'elastico, aggiungerò un po' di zavorra, vediamo fino a dove arrivo senza, diciamo, esagerare troppo, e poi da lì il prima possibile cercherò di spostarmi alle eccentriche libere con la zavorra, e poi dopo vediamo un po' se oggi riesce questo sissy squat alla gamba, che le altre volte mi è riuscito col corpo spezzato, quindi toccavo col ginocchio, ma quando risalivo la linea del busto si rompeva. Ovviamente la linea dovrebbe essere perfettamente dritta. Mi andrebbe bene per ora, data la difficoltà dell'esercizio, farlo quantomeno, essendo anche la prima ripetizione, con una forma accettabile, insomma. Da quanto mi risulta non è mai stato fatto. Poi se qualcuno l'ha già visto magari me lo linki o mi dia il nome di qualcuno che lo sa fare. Ho visto il video di un altro ragazzo che ha la negativa completa e che riesce a risalire col ginocchio a, non so, una quindicina di centimetri, una decina di centimetri da terra, ma mai nessuno che l'ha fatto toccando e risalendo. Quindi vediamo se questa mattina inizia subito col botto. Ragazzi, un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi prima: lo allenerò almeno nella parte con gli elastici, mettendo il piede su un rialzo in modo da scendere ancora più giù del ROM, diciamo, normale, in modo da potermi attivare proprio al massimo anche a livello proprio muscolare e riuscire a fare le eccentriche più profonde possibili, e anche appunto, vabbè, risalite diciamo più difficili di quelle normali. Quando posso cerco sempre di lavorare con un deficit in più.
Ok, come avete visto con 30 kg non sono riuscito ad eseguire la negativa, neanche la negativa, quindi questo è il momento di passare all'altro approccio, ossia le negative libere, e poi iniziamo a lavorare quelle. Ok, come avete visto nelle negative, almeno all'inizio, non riesco mai a controllare completamente il movimento fino alla fine, però questo metodo di aggiungere peso restando su quel tipo di negativa, in realtà, come ho detto già nel video sul mio metodo di allenamento, come se piano piano mi attivasse sempre di più, quindi poi quando toglierò la zavorra vedrete che sarò magicamente in grado di controllare tutto il movimento. Adesso ho appena fatto 24 kg, sopra questa negativa è tutto miglioramento perché non mi sono mai spinto oltre, quindi se adesso riesco anche, diciamo, a fondamentalmente cadere frenando il movimento, arrivando bene col ginocchio che va a toccare senza appoggiare l'altra gamba, la negativa per come la imposto io è ancora valida ed è un nuovo, diciamo, punto di arrivo, almeno in questo approccio. Ok, come avete notato, con 32 kg ho superato il peso che avevo utilizzato all'inizio con l'elastico, ma non è una cosa di cui sorprendersi perché, a parte nel primo caso, ero sullo step, adesso sicuramente riuscirò a mettere anche qualcosa in più, ma come vi ho detto è quello che fondamentalmente succede utilizzando questo metodo di zavorra progressiva con un range di movimento che ci è naturale, almeno questo è quello che ho sempre sperimentato su me stesso. Quindi all'inizio parto con, diciamo, un tot di forza, pian piano è come se la forza aumentasse col passare dei set. Come avete notato, le negative vere, diciamo, anche se veloci, le faccio solo con la gamba destra perché la sinistra non riesce ancora a gestire quel range di movimento. Ultima cosa, so che il sissy squat è un esercizio un po' discusso per quanto riguarda il discorso della salvaguardia del ginocchio, e è sempre stato questo il motivo per cui in realtà non l'ho approcciato, anche se tra tutte le cose un po' malate e pericolose fatte era un po', tra virgolette, strana da parte mia questa cosa. Infatti non so neanche io perché poi non avessi deciso di approcciarli a una certa, quindi ho cominciato e vi posso assicurare che almeno per ora problemi al ginocchio non ce ne sono. Quindi anche in questo caso, se mi vedete arrivare col ginocchio magari a velocità sul tappetino, vi assicuro che non c'è alcun fastidio al ginocchio, ma il quadricipite a livello muscolare veramente esplode come in nessun altro esercizio che ho sperimentato fino ad oggi.
Ok, direi che 40 kg per oggi possono bastare, anche perché visto che ancora devo riuscire a chiudere il movimento vorrei evitare di stancarmi magari troppo, quindi adesso andiamo a provare. Anche in questo caso probabilmente migliorerò con le serie, sicuramente non caricherò tutti i tentativi, penso che farò, dato che l'altra volta ne ho fatti tipo 50, magari speriamo che se deve riuscire riesca prima di 50 tentativi. E niente, vediamo come va. Oggi è buona. Cioè, riesco quasi a scendere da sinistra, che c'ho una gamba. Ok, dopo un'ora e un quarto di tentativi direi che per oggi è il caso di fermarsi, dato che non sono più in grado di camminare. Ancora un po' meglio, ma ancora non ci siamo. Adesso invece andrò ad allenare un movimento nuovo che ho chiamato da anni Kratos, che ancora non sono riuscito ad eseguire. Lo eseguiremo agli anelli, dove è ancora più difficile. Sarebbe fondamentalmente un bicep front lever pull up a braccia tese. L'ultima volta l'ho eseguito con 12 kg utilizzando 2 gialli e 2 celesti. Siccome non mi sento in grado di scalare neanche un elastico per ora, proverò a farlo almeno con 2 kg in più, quindi con 14. Mi scalderò prima senza peso e poi pian piano andremo ad aggiungere peso. Tu muori o venerdì un nome per l'altro che Nonostante la rep non sia riuscita, lo considero comunque come un piccolo miglioramento, dato che la parte difficilissima del movimento è all'inizio. Quindi comunque sono 2 kg più dell'altra volta e diciamo lo sblocco delle braccia è stato netto. Adesso invece toglierò la zavorra. Ok, per oggi mi fermo a 2 elastici gialli, tanto comunque è un esercizio che sto riprendendo. Adesso inizierò col piegamento in verticale a una mano. Potrebbe non essere la scelta più saggia oggi perché ho un fastidio, una piccola contrattura nella zona lombare. Mi servirebbe una craccata fondamentalmente, però proprio per questo motivo vediamo se magari in un esercizio in cui sono un po' in torsione la pressione mi fa partire quello che deve partire. Scusate, mi sono messo contro luce. E anche qui inizierò con quella che chiamo serie di bug, ossia una serie che fondamentalmente non ha alcuno scopo allenante, ma serve solo per farmi sentire molta leggerezza nell'esercizio. Devo farla con 64 kg e devo riuscire, per essere diciamo migliorato almeno in quello, a piegare anche di 1 millimetro il braccio per almeno 5 volte e poi da lì andiamo a vedere se riesco ad eseguire
l'obiettivo, ossia il piegamento in verticale full ROM con 22. Non è 20 l'obiettivo per il semplice fatto che qualche allenamento fa, fondamentalmente l'ultima volta che l'ho provato, per lasciare un po' di peso sulle cavigliere, visto che all'inizio facendo 64 metto 4 kg sulle cavigliere, mi sono tenuto comunque 2 kg e quindi avendolo provato e quasi fatto con 22, anche se fondamentalmente non ho mai fatto nessuna misura, nessun peso intermedio tra 16 e 22, continuerò a provare 22 a prescindere, perché una volta che provo un peso non lo abbasso mai, a meno che non stallo per 3 anni e poi capisco che non ha senso fare così. Ok, possiamo iniziare. Allora, 5 ROM impercettibili, ma va bene, quindi il trapezio sta in forma. Quindi vediamo adesso cosa succede con range completo. Un'altra cosa ragazzi, per comodità vi mostrerò solo il braccio sinistro, per il semplice fatto che il braccio destro, tra un fastidio che ebbe alla spalla e al gomito, non è mai diventato, almeno in questo esercizio, altrettanto forte come il sinistro, quindi non avrebbe senso mostrarvi le due braccia perché eseguono proprio il movimento in modo diverso, con range diversi. Iniziamo adesso con le negative full ROM, inizio con 2 kg, poi il passo dopo sarà 12, adesso vedrò un attimo se fare solo una negativa con 12 o se cercare di fare delle ripetizioni, per il semplice fatto che con l'attrito del muro scendere e salire sono movimenti un pochettino diversi, soprattutto nella parte alta, non nella parte bassa, perché nella parte alta bisogna abituarsi proprio alla sensazione di battere la frizione del muro, quindi in realtà farsi qualche ripetizione prima può essere utile anche se è molto stancante, quindi deciderò mentre farò appunto 12 kg se fare le ripetizioni o fare solo la negativa, che poi dovrò replicare anche con 22. Nel caso io riesca a fare la negativa con 22 mi fermerò lì con le negative e proverò semplicemente a risalire. Purtroppo come avete visto con 22 kg ho confermato fondamentalmente quello che avevo fatto l'ultima volta, ossia riesco a fare la parte iniziale ma poi non riesco a reclutare di nuovo il tricipite per concludere la fase di spinta. Adesso proverò a fare il piegamento libero toccando con la testa per terra, anche se dato che appunto il punto debole sembra essere nel tricipite oggi, è probabile che io riesca a scendere fino giù, a salire fino alla parte centrale, ma comunque ad accusare molto la parte sopra. Vediamo come va. Ok ragazzi, dopo una decina di tentativi, salendo a gambe troppo piegate, sbagliando la chiusura, sbagliando la parte finale del movimento, sono riuscito a salire. Capisco che a livello estetico non è il top, ma sicuramente è la miglior spinta a un braccio che io abbia mai fatto, quindi sono soddisfatto. I 22 kg non sono riusciti, però vuol dire che il movimento sta andando avanti, quindi gira e rigira con il guadagno ipertrofico della spallone e del tricipitone prima o poi riusciranno. Ci ho messo un bel po' di tempo per fare questi 3 esercizi questa mattina, infatti come potete vedere è mezzogiorno e 20, questo perché ho fatto tanti tentativi sia per il sissy squat che per questo esercizio di spinta. Generalmente faccio 4 esercizi la mattina, raramente 5 se proprio ne canno uno dopo l'altro. Quindi per questa mattina mi fermo a 3, adesso mi faccio un po' di ripetizioni di piegamenti in verticale a una mano normali col braccio destro per farci un po' di lavoro in più
e tra poco vi faccio vedere cosa mi mangio per pranzo e poi ci vediamo con la sessione pomeridiana. Reso conto di questa mattina su questi 3 esercizi, uno sicuramente migliorato anche se non riuscito, quindi soddisfatto. Il secondo esercizio leggermente meglio, quindi va bene. Il terzo fail nel massimale, ma miglioramento sicuramente a livello di forza, quindi non parliamo di una cosa estetica, quindi non mi dite sì però è brutto da vedere, perché è la forza nella spinta verticale di quel braccio ed è aumentata, anche se con la zavorra non è riuscito, quindi comunque bene. Quindi diciamo il resoconto di questa mattina è positivo. Un'altra cosa ragazzi, visto che alcuni me l'hanno scritto nei commenti del vecchio video del piegamento in verticale alla mano, il piede che cammina sul muro è una cosa obbligata dal fatto che non si può battere l'attrito di un muro di cemento ruvido, ok? Non si può, cioè diventa come farlo con 80 kg. Però il camminare in realtà lo rende più tosto, perché sono tutti pezzettini in cui bisogna restare in spinta, perché se uno non spinge può camminare sul muro come vuole, ma il corpo scende ovviamente, altrimenti se fosse così se ne potrebbero fare infiniti, se fosse solo un'arrampicata di gambe, ok? E questa cosa lo dico perché appunto so che il 95% delle persone, il 99% questa cosa la capisce, lo dico per quell'1%. Alcuni mi hanno detto ma perché non ti porti uno skateboard in palestra o dei pattini? Raga, mi posso portarlo, a parte non ce l'ho lo skateboard e manco i pattini, ma mi posso portare lo skateboard in palestra? E soprattutto come me lo vado a mettere, cioè mi dovrei fasciare lo skateboard intorno al piede, che sono il piede scivola sullo skateboard, e andare in verticale con lo no, cioè ve lo beccate con la camminata sul muro e amen, insomma, ok? Ok ragazzi, per pranzo pasta pesto, aggiungerò il parmigiano, sono circa 3,30 una cosa del genere. Come vedete la pentola comunque abbastanza alta e penso nient'altro tra questo, insomma da bere semplicemente acqua. E voilà, pasta finita, però ragazzi ho bevuto anche un po' di Coca-Cola, non zero, proprio Coca-Cola, perché se no la digerivo dopo domani, dato che tra un'ora devo essere in palestra. Allora, riecco in palestra, sono le 3:35, un po' in ritardo, dato che generalmente arrivo alle 3:15, tempo che mi scaldo e cose varie, però forse qualcuno l'ha visto su Instagram, mi sono perso un po' di tempo perché ho messo di nuovo la borsa acqua calda sui lombari. Adesso non lo so ragazzi, ieri mi sono rivisto l'ispettore Catiponda di Maccio e poi 2 ore dopo avevo i lombari contratti, ma non so se è stata una cosa che il mio corpo, vedendo la vedenza, ha replicato su di me. Però vabbè, insomma, c'ho i lombari, ieri era proprio non mi potevo muovere, oggi all'inizio non mi davano fastidio, adesso un pochino, devo dire la verità, mi danno fastidio, quindi penso che movimenti relativi al front non li farò, però vediamo come va tutto il resto. Soprattutto il primo movimento che voglio allenare oggi, che è il mio movimento preferito. Io ho sempre detto che la mia skill preferita è il front lever, ok, tra quelle diciamo tradizionali. Invece la cosa più figa secondo me che alleno è la butterfly inversa agli anelli sui mignoli. Allora, questo movimento mi piace tantissimo perché dà una sensazione di potenza indescrivibile. A parte è difficilissimo da fare con la presa normale, sui mignoli è proprio quel tocco diciamo in più che secondo me ci sta proprio devastante. E io diciamo quando ho postato spesso le croci assistite con il peso attaccato, quando la facevo con 10 kg mi dicevano ma non è meglio senza piedi, la facevo con 20 kg ma è meglio senza con una persona, ma non è meglio senza 3 persone, ma non è meglio. Insomma ho detto basta, allenatevi, prima o poi vi mostrerò il transfer di questo esercizio della croce inversa zavorata in un esercizio in cui faccio effettivamente la croce inversa libera nuovamente. E l'esercizio era proprio questo. Quest'estate al mare, col fatto che la sbarra era molto più alta, lo allenavo in full, sempre sui mignoli, quindi da peso in verticale anche sui mignoli, passavo per croce inversa sui mignoli e finivo in verticale sui mignoli. Poi tra l'altro al mare riesco anche a vedere bene la mia ombra, che mi dà molta sicurezza, non ho minimamente paura di cadere. In palestra purtroppo la sbarra dove sono attaccati gli anelli è più bassa, quindi a gambe unite non ci posso proprio arrivare e devo per forza farla a gambe aperte. Però non mi appoggi in nessuna parte del movimento, anche perché in realtà andrebbe a mio discapito, perché in questo movimento farlo con le gambe appoggiate è molto più difficile che farlo libero, perché semplicemente nella parte iniziale gli anelli sarebbero tirati in un modo particolare, quasi orizzontale diciamo, e non riuscirei a far passare il busto lì in mezzo, ok? Quindi sarebbe molto più difficile in realtà farlo in quel modo, quindi
è più facile farlo libero. Però è figo ugualmente. Adesso mi scaldo e dopo iniziamo e speriamo sia una giornata positiva. Anche questo ovviamente lo alleno col metodo della zavorra e degli elastici. E niente, vediamo, oggi devo riuscire a fare 20 kg col giallo doppio. Non ci sono mai riuscito, ci sono sempre andato vicino, però sono speranzoso, sperando che non mi faccia male nulla. Quindi ci aggiorniamo fra poco. Ok ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi, alleno questo movimento sui mignoli per svariati motivi. Il primo semplicemente è che mi diverte di più. Il secondo è che, come ho fatto questa mattina col sissy squat, mi trovo meglio a lavorare con uno svantaggio, nel senso, se lo alleno sui mignoli, poi se vado sulle mani ovviamente è più facile e preferisco allenarmi con questo deficit. E la terza cosa, che è il vero motivo per cui mi alleno tanto sui mignoli, che devo dire la verità, col fatto che la leva non so se è perché la leva si allunga o perché cambia qualcosa a livello delle posizioni di gomiti o spalle, ma sento davvero molto meno stress sulle articolazioni che nei movimenti con la leva più corta. Quindi, per dire, in false grip sento zanetti, questo movimento, le presse da maltese planche le sento ovviamente molto più facili, ma sento molta più pressione sia sul gomito che sulla spalla, e questo a volte mi ha dato fastidio, nel senso, quando avevo la tendinite all'avambraccio in quel modo non potevo farlo, sui mignoli sì, ok, facevo più fatica ma non mi faceva male là almeno. Quindi sinceramente lo trovo proprio più salutare, per quanto possa essere strano. Comunque adesso iniziamo. E questo sarà un ottimo esempio della disposizione a cascata. Per quale motivo? Perché quando fallisco la butterfly finisco in uno zanetti praticamente. Quando fallisco la butterfly inversa finisco in uno zanetti, e quando fallisco lo zanetti finisco in un nakayama sui mignoli. Quindi automaticamente cosa vuol dire? Che in linea di massima, se riesco a migliorare la butterfly inversa sui mignoli, probabilmente miglioreranno anche lo zanetti sui mignoli e anche tutto ciò che ne viene dopo. Ok, sembro non avere troppi fastidi. Comunque prima mi ero sbagliato, l'assistenza è giallo e celeste da fare con 20 kg per fare il record. E come avete notato non posso partire perfettamente verticale perché altrimenti l'anello mi sfugge. Però per quel che ho notato allenando sia lo Zanetti che il Carmona in passato, salire anche diagonale, cioè magari sono diagonale ma io lo percepisco come una spinta verticale a tutti gli effetti, e da poi transfer in tutta la spinta verticale. Ok, quindi anche partire diagonale e finire il più alto possibile è ben diverso proprio anche a livello di sensazione dal dover poi fare uno Zanetti o cose varie. Ovviamente quando un giorno lo approccerò libero, cosa che già ho provato a fare sulle mani, non sui mignoli, cercando di invertire anche di aprire almeno un po' gli anelli, il transfer vi posso assicurare che c'è, anche se poi lì ovviamente si parte perfettamente verticali. Quindi adesso proviamo con 10 kg in più e se va mettiamo il ventone e vediamo che succede. Allora, rep con 10 è andata, anche se a livello visivo non mi è piaciuto come è venuta, perché sono arrivato in planche alte e poi ho finito la pressa. Anche se a livello di quello che mi serve va bene, cioè ho fatto proprio un errore proprio oggettivo. Quindi provo direttamente con 20 e vediamo che succede. Le altre volte sono finito in straddle planche proprio, quindi ho fatto una sorta di Zanetti praticamente. Vediamo se riesco almeno a pressare da lì fino a verticale. Insomma, vediamo se almeno la posizione finale è una verticale, sarebbe già un miglioramento netto. Ok, purtroppo anche oggi non si riesce a salire, anzi sicuramente c'è stato anche un tentativo migliore negli altri allenamenti. Passo allo Zanetti. Ok, la serie di avvicinamento è stata in full, è andata bene. Adesso per lavorare sulla forza massima lavoro in straddle, anche qui l'obiettivo è cercare di farla col giallo, veramente stavolta, e 20 kg, e vediamo come va. Quindi se vuoi fare il figo che appare, la domanda era questa, se vuoi rivederti su YouTube, sì, ti rivedrai su YouTube. Facciamo una cosa, io mi metto per terra, mi metto per terra così, esatto. Poi tu e mi chiederanno, ma che sta a fare guardando? No, fai il montaggio sotto, poi dici che io sto a fare maltese.
chiaro. Ci sta un così. Allora, come dice lo schifoso, sì, corpo basso, però siamo riusciti a salire per la prima volta. Quindi io andrei a provare il fail certo con 24. Mi concordi? Sì, Fail certo. certo con 24 e poi dopo andiamo a scalare. Orribilmente orribilante. Allora, come immaginavo, le presse fino a verticale non sono andate bene, o meglio sono rimaste uguali, mentre lo Zanetti è migliorato, probabilmente perché il piegamento in verticale di stamattina mi ha stancato proprio anche a livello di trapezi nella parte alta della spinta verticale. Invece il pettone ci sta, quindi nonostante il fail col 24, l'altra volta il fail è stato netto con 20, quindi c'è il miglioramento. Adesso vado a scalare l'assistenza. Adesso proviamo il full col celeste doppio, che non è mai riuscito, quindi se riesce miglioramento netto. Ok, salita non completata, arrivato fino a Maltese, ma manca sempre meno. E sinceramente il fastidio ai lombari un pochino lo sento quando vado nel back, quindi per oggi basta così, comunque è andata bene. Adesso passiamo ad esercizi in cui fondamentalmente non dovrei avere alcun fastidio, ossia, come li chiamo io, i butterfly flies in supina, ossia la butterfly agli anelli, in poche parole, quella verticale, ma in presa supina senza isometria. Allora, siamo pronti per provare la rep con 20 kg che non è mai riuscita. Vai. Ok, 20 kg quasi riusciti, mancava veramente poco, bisognava salire un pochino di più, però comunque non male. Quindi eccezionalmente, perché lo alleno la mattina, andrò ad allenare la bicep planche con un braccio. Il braccio sinistro è molto più forte del destro, dipende proprio dalla tipologia di esercizio. Scusate che prendo a calci le persone mentre parlo con voi. Dipende dalla tipologia di esercizio, ovviamente. Anche qui andremo adesso ad aggiungere 10 kg di cavigliere e l'obiettivo, molto difficile, è di farla divaricata con 10 kg. L'altra volta con 10 kg non l'avevo neanche tentata, già con 2 celesti è andata molto meglio. Adesso vedo se libero riesco a staccare i piedi, sarebbe già un bel passo in avanti. Ok, sono positivamente sorpreso, ancora non è riuscita, ma non mancava così tanto. Dopotutto inizia a essere tosta anche a livello di glutei, quindi adesso vorrei provare una full con 2 kg e vediamo come va. L'altra volta, nonostante una tenuta lunga, in full libera con 2 kg era difficilissima, anzi, cioè non ci sono riuscito. Mancava davvero poco, quindi molto bene, perché l'altra volta era proprio impossibile, non ero assolutamente riuscito ad alzare le gambe nonostante la tenuta libera. E adesso allenerò il TED alla sbarra, userò meno peso di quanto usato come massimo, che sono stati 71 kg più assistenza. Lavorerò con 56, ma cercherò di migliorarmi comunque. Il massimo che ho fatto è stato quasi una rep con 40 kg col giallo di assistenza. Dico quasi perché non ero sceso completamente. Adesso metterò 56 kg e vediamo con quell'assistenza se riesco ad arrivare al giallo e celeste, che sarebbe un miglioramento.
Ok, fallita di poco la negativa con 55, però con la stessa assistenza con cui l'altra volta avevo fatto fatica a risalire con un 40, no, con un solo celeste in più, e con un celeste in più 15 kg in più sono nettamente più importanti, quindi possiamo dire anche qui che questa performance è superiore all'altra che avevo fatto l'altra volta. Il mio obiettivo in questo esercizio, per una questione di puntiglio fondamentalmente, sono i 40 kg, quindi al momento non credo di averli. Passerò subito al prossimo esercizio, che è l'Efesto agli anelli. Allora, adesso sta partendo il corso delle 7, quindi ci vorrebbe essere un improvviso incremento di forza. Ok. Allora, l'Efesto, come sempre, lo allenerò con le fascette per evitare che siano gli avambracci a fallire prima dei bicipiti. L'altra volta sono arrivato con 71 kg a usare il verde, il nero, il giallo e il celeste, oppure fallito di poco, quindi bene, ma non avete assistenza, parlo con la gente. Quindi oggi vedremo come va. Se scalare l'assistenza o da aumentare peso, perché in questo esercizio funziona meglio col pesone gigantone. Chiusura debole ma partenza forte, quindi continuo a scalare concentrandomi solo sulla prima parte del movimento. Partenza sicuramente migliorata. Adesso invece proverò la croce inversa con 65 kg. In questo caso le serie di avvicinamento saranno solo serie in cui la zavorra umana cercherà di mettere meno peso possibile, e quindi in questo caso, anche per comodità, perché questi urlano, vi farò vedere solo la serie decisiva. Ok, ho provato un po', però nella croce inversa i lombari mi danno fastidio, anche la spalla, quindi ultimo esercizio, proverò a riprendere bene, ossia fare 4 rep record personale, bicep, front lever, pull up. Ok, 4 ripetizioni ma non ben fatte, quindi diciamo che sono leggermente sotto il picco di quando allenavo questo movimento, però per essere la ripresa, dato che appunto avevo dei fastidi nel farlo e avevo stoppato, non è male, comunque si può ripartire bene da questo punto. E niente, l'allenamento quindi è finito, direi un allenamento diciamo normale fondamentalmente, perché alcune cose sono andate bene, per dire nella mattina, alcuni esercizi qua e là, altre cose male, perché un po' male, nel senso non migliorate più di tanto, un po' mi ha limitato questo fastidio che penso passerà comunque domani o nei prossimi giorni, però si sente insomma soprattutto in esercizi con la zavorra. Mi ha dato più che altro fastidio il fatto che volevo allenare cose diverse a volte in alcuni frangenti, ma non potevo perché magari erano esercizi che sapevo che mi avrebbero dato fastidio, e quindi diciamo nel complesso un buon allenamento. Non ho chiuso, a parte questa mattina in cui c'è stato il piegamento in verticale alla mano, non mi sono portato a casa niente, diciamo, come dico io. Però comunque sono stati fatti dei passi in avanti, quindi un allenamento diciamo buono nella media, nulla di speciale. È anche giusto magari che sia, è anche meglio fondamentalmente che sia così si vede anche il lavoro che c'è, ed è stata comunque una sessione realistica, perché magari uno dice, non lo so, ti sei organizzato la sessione migliore che potevi fare per mostrare. No, ho mostrato una sessione realistica, quindi sia con i pro che con i contro. Adesso cena, vi faccio vedere dopo qual è la cena del venerdì sera, e niente, ci vediamo al prossimo vlog che sicuramente farò, non a brevissimo probabilmente, dato che ci metterò un bel po' ad editare questo, però probabilmente ci saranno anche un po' delle dirette su Instagram,
se non lo conoscete il mio account è Matteo Deu e quindi qualcosina probabilmente continuerò a far vedere lì. Poi più avanti sicuramente farò un altro giorno, magari un altro giorno della settimana, così probabilmente cambieranno anche i pasti e cercherò ovviamente di cambiare anche magari le skill mostrate. Magari alcune le terrò uguali per far vedere magari i miglioramenti, altre le cambierò per far vedere altre cose. No, ci aggiorniamo fra poco con la cena. Ok, per cena pizza con ragù di cinghiale e 3 olive ascolane che sono qui dentro. Da bere sempre Coca-Cola perché il venerdì sera è un must, come in realtà è un must spesso. Niente, questo è quanto. Non penso che mangerò altro dopo cena, anche perché sono veramente stanco, soprattutto sulle gambe per i sissi squat di stamattina, quindi penso che in realtà dopo cena mi sdraierò un attimo e mi addormenterò, quindi mi sveglierò direttamente domattina. E quindi niente, nel caso in cui mi dovesse prendere la cosa di mangiare qualcos'altro dopo, vi farò il video anche di quello, ma sicuramente non succederà, quindi per quanto mi riguarda, diciamo, possiamo chiuderla qua, quindi grazie mille per aver visto tutto il video, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti le vostre impressioni, lo vedrete sicuramente tra qualche giorno e niente, buona visione a tutti quanti.